Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Robocop, in questo caso con la base premium, l'uscita numero 10 delle 15 previste di questa splendida base ottagonale in metallo e plastica. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi di continuare a contribuire a dar vita al canale. Sempre che ne abbiate piacere, iscrivetevi, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di Cyborg. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. All'interno questa parte in metallo, che è la parte inferiore, io ho già incollato, e non mi sono sbagliato, incollato le due strisce LED con il Bostik, perché gli adesivi della 3M sono tra i migliori in assoluto come marca, però non vanno bene per questo lavoro. Se voi guardate dentro la vostra base premium, è molto facile che ci siano uno o più strisce che come posso dirvi, levitano, Quindi cosa ho fatto? Con il Bostik prendo la striscia LED, la sporco tutta di colla e prima che diventi che evapori la metto all'interno della sua sede e poi la stacco subito. Attenzione al filamento però del Bostik, la stacco subito perché deve poter evaporare, così però facendo mi va la giusta quantità di colla anche nello spazio all'interno della sede dei LED. Poi attendo, a seconda delle condizioni atmosferiche, ma insomma in estate basterebbe anche un minuto, ma adesso che è inverno almeno 3 o 4 minuti, e poi applico pressione con un qualcosa sopra, che non siano solo le dita scoperte, meglio sempre non toccarle direttamente sopra le parti dei LED, e schiaccio, e questo sicuramente non vi si staccherà mai più. Poi all'interno trovo anche due serie di viti EM da avvitare nel metallo e EP. Le EM sono già andato ad avvitarmene 4 qui, guardate. Perché come vi ho detto questo è tutto metallo. Mentre invece le viti in plastica, cioè le EP, sono andato ad avvitarmele qui, che è il telaio interno, guardate bene, una qui e una qui, e altre 6 sono andato ad avvitarmele qui, e poi devo andarmi a avvitare altre 2 viti qui, ma il filetto l'ho già creato e 2 sono qui. Quindi a questo punto metto pausa, vado a rimuovermi tutte le viti che vi ho fatto vedere e ci vediamo dopo. Eccomi di nuovo qua. Adesso prendo questo, attenzione a non confondere le viti per il metallo con quelle di plastica, Se sbagliate andate ad avvitare le viti per la plastica nel metallo, non so se riuscite a fare 2 giri di cacciavite perché vi si rompono subito all'interno, quindi attenzione. Posiziono questa qui, e avvito 6 viti vedete, con il filetto creato è molto semplice poi avvitare.
Ecco qui. Fatto questo, lo posiziono così, guardate. Devo andare a avvitare in questi due fori le due viti EP qui, quindi così. Bisogna fare attenzione a non stringere molto forte perché è facile anche rompere questa plastica se si stringesse troppo forte questa vite. Quando arrivate in battuta fermatevi, non continuate. Adesso giro solo per vedere se è messa bene la plastica, ed è messa bene, eccola qui, perfetto. Poi là giro nuovamente così. Adesso devo andare a posizionare il pezzo sopra, chiudere, senza dimenticarmi di andare a inserire nella scheda elettronica ecco qui, questo nel suo ricettore. Questa vite l'ho messa io, non era da mettere ancora, così non corro il rischio di saldare i fili. Beh, la lettera H è lì, eccola, di fianco alla G. Quindi inserisco questo, però lo faccio passare il filo, guardate, lo faccio passare qua in mezzo, non qua, altrimenti poi vi va davanti ai led e vedete l'ombra quando accendete i led, ve lo garantisco. È vero che non ci dobbiamo giocare, non dobbiamo lasciarla accesa, però perché non fare le cose come vanno fatte? Mettiamo questo di qua. Così. Inserisco prima lo spinotto nel ricettore, che è meglio. Non so cosa riusciate a vedere, ragazzi, però ecco, non sto facendo altro che andare a inserire questo, come vi ho detto, vi ho fatto vedere prima. Ecco, così. Questo lo faccio passare di qua, come vi ho detto. Controllo e va molto bene. Ecco qua. Adesso mi vado a fissare tutto con le viti e ci vediamo dopo. Ecco qua, che spettacolo, ragazzi, che bella. Guardate che meraviglia. Ed è tutto stabile, Se avete voglia di seguire i miei video, è vero che io li definisco video casalinghi, diciamo così, terra terra, Non ho nessuno che mi aiuta, anche perché, insomma, le persone è giusto anche pagarle per la loro professionalità, ecco. Io vado a gratis invece perché, non essendo professionale, va bene. Grazie ragazzi, un abbraccio e un saluto a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari. Io sono molto soddisfatto, l'ho già detto e lo dirò altre volte, di questa
collezione. Sì, c'è qualche difetto, però vi dico la verità, sono così contento perché ho fatto 3 Iron Man, un Robocop, sto facendo il Mazinga Z, a breve uscirà il grande Mazinga. È vero che sono due cose diverse, qui parliamo di uomini, questo è un uomo diventata macchina, Iron Man è un uomo, lo conosciamo, no? Il Rattore Arc e tutto, per chi lo ama, insomma, non si può non amare se vi piace Iron Man. E quindi è un uomo che viene appunto vestito da tutti i componenti. Il Mazinga Z e il grande Mazinga sono robot ed è tutta un'altra cosa, però ecco, avere questi 4 pezzi poi, e immaginatevi quando uscirà, perché uscirà, ve lo garantisco, anche il robot di Goldrake, nonché del Gigrobo d'acciaio, sempre con ascette, vedrete, e quindi immaginatevi, cioè, mettiamo quelli in una stanza di grande, altrimenti, a parte che basta già il Mazinga Z con il centro di ricerche fotoatomiche, che è qualcosa di meraviglioso. Però ecco, è bello averle queste collezioni se si ha la possibilità di poterle fare. Io mi sono tolto delle cose, però ovviamente non sono obbligatorie. Grazie a tutti, io adesso vi saluto davvero, è abbastanza tardi, sono mezzanotte meno 20, è mezzanotte meno 20, ecco, quindi adesso metto a posto un po' tutto, faccio la foto, sempre casalinga, e poi vado a mangiarmi qualcosa, ecco, speriamo almeno per l'una di riuscire a mangiare qualcosa. Ciao ragazzi, grazie sempre del vostro preziosissimo tempo.